Bentrovati tutti a quello che doveva essere un unboxing, ma durante la spedizione qualcuno ha pensato bene di fare l'unboxing lui al posto mio, quindi sarà un sperare che funzioni più che un unboxing, ma come vi avevo già anticipato, questo è il mese dedicato ai droni e proviamo una marca nuova che è la UDRC, che fa questi piccoli droni casalinghi molto molto interessanti e soprattutto abbastanza originali. Non ho visto tanto recensioni in giro, quindi ho detto proviamo un prodottino nuovo che magari gli altri non hanno ancora recensito. Come vedete dalla scatola, e adesso vi faccio vedere anche il drone, questa carta qua non so se è stata messa da qualcuno, non mi sembra la plastica originale, non so sinceramente a cosa serva, però vediamo un po' di specifiche e soprattutto vediamo tre modi molto carini che sono per la precisione lui sotto l'aereo, l'aereo e lui che guida tipo una moto in aria, quindi è soprattutto per questo che mi aveva incuriosito abbastanza ed è per questo che ho scelto questo prodottino. Poi c'è un multiplayer che vediamo cosa sarà, vabbè, atterraggio one button che è abbastanza, diciamo, si trova abbastanza spesso, quindi niente di eccezionale. Due modalità di due velocità, latitude che è molto comodo soprattutto per chi è all'inizio o se volete regalarlo a vostro figlio che lo facilita nella guida. Ricordiamoci sempre che sono droni molto piccoli, quindi è anche difficile fare danni, ecco, forse se si lancia sui cristalli a tutta velocità qualche danno lo facciamo, però sono sempre più piccoli, sempre più leggeri e soprattutto sempre più facili da manovrare, quindi non abbiate paura. Vabbè, l'omino è molto molto magro, come vedete. Qui i motori, qui questa piastra qua mi sembra abbastanza storta, noi cerchiamo di togliere tutto e vedere se è possibile salvare qualcosa, che come al solito andremo con le buone, che è anche abbastanza inscatolato bene, non è che possiamo dire niente al produttore. Certo, i corrieri in questo periodo è abbastanza un delirio perché si vede che sono svegliati tutti insieme e anche i tempi di consegna sono abbastanza biblici. Ok, la testa gli ho spezzato il collo, sembrava. Come vedete i motori non sono proprio allineati benissimo, non sembrano neanche essere simmetrici, ma per scoprire cosa succederà lo potremo solo fare provandolo. Andiamo a vedere cosa altro abbiamo dentro la scatola. Allora, vediamo il suo telecomandino, anche questo fasciato molto bene con un gimbal. Ok, ci sono un sacco di vertenze, bisogna mettere il drone dritto, accendere la trasmittente, ok, bisogna tirarlo giù e rilasciarlo per dare l'ok. Vabbè, anche qua mi sembrano molto seri. Vediamo dentro. Ok, ci andranno 3 mini stilo, non c'è la sicura, infatti c'era scritto una correzione per 14 anni perché non abbiamo la vite di controllo solita, poi vabbè.
come vedete è molto carino perché abbiamo la modalità di tipo moto oppure parapendio. Stiamo a scegliere, vabbè, decollo, velocità, loading, poi lo proveremo tutto e vediamo bene le funzioni nello specifico. Qui abbiamo come soliti avvisi di sicurezza obbligatori e poi abbiamo tutte le varie istruzioni in inglese, direi, quindi non vi aspettate grandi cose in italiano, però tutto in inglese. Direi che è spiegato anche abbastanza bene, c'è la calibrazione, ti spiega come sbloccare i motori, la ricarica e tutto il resto, quindi tutto in inglese. Sarebbe l'ora che lo imparassimo tutti, così non si hanno problemi, che a volte sento, anzi leggo commenti di gente preoccupata che non ci sono applicazioni per quei droni in italiano. Ragazzi, siamo nel 2020. Come vedete qua abbiamo tutto il necessario per trasformarlo in una moto, il suo bel cavetto USB, micro USB e ben 3 eliche di riserva. Quindi ora non ci resta che andare a provare sul campo.
Ok ragazzi, ben arrivati alle conclusioni finali. Spero che i video che vi ho inserito vi siano piaciuti. Era una prova veloce in casa ovviamente, dove è consigliato giocare, ma anche all'esterno con vento moderato ovviamente, secondo me può avere un suo perché. Spero anche non abbiate storto troppo il naso con la ripresa 360 che ho fatto. Sono i primi video che faccio con la 360, i primi montaggi, quindi apprezzate lo sforzo, almeno è sicuramente una cosa originale. Migliorerò, ve lo prometto, e presto arriverà anche la recensione di lei ovviamente. Quindi, tornando al nostro drone, che dire, molto molto divertente, soprattutto in questa modalità, molto preciso, molto stabilizzato, nonostante a me fosse arrivato mezzo distrutto, ma le modalità di volo con 2 velocità, l'headless mode, cioè che non ci interessa sapere da che lato è il muso, noi partendo così rimarrà sempre così e per lui sarà sempre così, che è una modalità molto utile. Atterraggio e decollo impeccabili, e questa qua è la modalità, diciamo, scenario, che lui inizia a volteggiare ovviamente da solo e fa una figura in totale indipendenza, ovviamente un po' di spazio perché in casa potrebbe essere pericoloso, quindi la consiglio solo all'esterno. Lui è Bob, il cugino di Billy, per chi non lo sapesse seguite le storie appassionanti di Billy, e ve lo consiglio assolutamente, a un prezzo da un vero urlo, 20 euro, divertimento assicurato. Ecco, forse l'unico difetto vero è che, avendo una batteria interna integrata e una sola, giocate 10-15 minuti e poi almeno mezz'ora deve stare a ricaricare, quindi potrebbe essere una cosa negativa, però non si può volere tutto dalla vita. Come al solito, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo volo. Ciao!